Buongiorno a tutti quanti. Come va? Tutto bene? Oggi purtroppo dobbiamo parlare di un nuovo rasoio che è uscito, che sta facendo molto clamore, ma purtroppo nel modo più sbagliato possibile, che è il Fatip Vario. Allora, partiamo dalla cosa più bella che ha Fatip, che è la scatolina. Nonostante sia in cartone, personalmente la scatolina la trovo molto 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 elegante e comunque parlando che di un prodotto made in Italy che viene venduto un po' dappertutto e ci sta, è carina, è fatta bene, niente da dire. Quello che mi ha altamente preoccupato è il rasoio. Cioè, ragazzi, 45 € un rasoio così. Io lo capisco, non voglio fare i conti a nessuno perché siamo in Italia, i costi del lavoro sono altissimi, le tasse sono altissime. Io non ti dico che devi fare il rasoio della vita, però nemmeno una roba del genere. Cioè, la prima volta che io l'ho preso in mano e ho svitato, adesso l'ho fissato bene, mi si è smontato. Allora, quando voi lo aprite, si deve togliere così, ok? Così togliete il cap, dopo vi faccio vedere, a me mi si è tolto anche questa. Quindi c'è un filetto che non è fissato. Questo qua tirate e lo togliete. Questo non è fissato. E questo qua ruota libero. Cioè non ha un fermo da nessuna parte. Quindi quando voi lo andate a... Adesso ci mettiamo le lametta per farvi vedere. Tanto, tanto, ragazzi, scusatemi, ma su Wish con 3 € lo posso capire. Ma un pezzo di plastica, no? Di plastica, questa è plastica, una plastica, plasticaccia brutta, maledetta, stampata anche male. Guardate qua che schifo. Perché se sto qua per voi è un pezzo di plastica fatto bene, almeno l'avessero rifinito. È un pezzo di plastica stampato e buttato dentro. Scusate, sono un po' così, perché vedere sta robe mi viene su solo che il nervoso, perché dovremmo fare concorrenza, che è già difficile, ai cinesi, ma i cinesi anche su cose semplici si stanno impegnando sempre di più a fare meglio e noi stiamo facendo sempre peggio. Per fortuna che abbiamo aziende come al momento, ad esempio, i fratelli Rocchetti con Goodfellas e Sbarba che ha fatto il mio ordine così, che veramente si stanno impegnando e meritano tanto sostegno. Quello che a me dispiace di fatti, perché mi fa ancora venire ancora di più nervoso, è che hanno un nome che potrebbero con piccole attenzioni, perché anche questo è anche carino il rasoio di per sé, però questo lo fai in metallo o lo fai con un componente dello stesso colore, della stessa qualità o con una qualità simile, dopodiché io ci metto la lametta. Questo sarebbe anche il meno, uno dice vabbè, lo monto, il rasoio taglia, glielo perdono, il rasoio sicuramente taglia perché non taglia il rasoio, però vi faccio vedere una roba e dopo mi dite voi come mi dovrai sentire io. E ora, vediamo qua se riesco perché qua mi viene... Ah, ok, perché qua se non sei giusto neanche riesci a fissarlo, ok, senza morte, ok. Ok, e ho fissato, ok, e qua ci siamo. Adesso lasciate stare più o meno che a me ormai mi si è sfalsato, quindi dove metto più e con poco gap e quando metto meno, verso il meno, il gap praticamente è aperto. Però finché io lo uso con gap chiuso, che praticamente di gap non ne ha, perché se io chiudo tutto taglia praticamente quasi nulla, però vabbè, ci sta, magari rasatura giornaliera, bisognerebbe provare. Ci sta, è tutto bello stabile, tutto bello fisso, ci sta. Quando io metto la misurazione massima, si vede?
Guardate. Eccolo là. Io dovrei radermi con la barra di sicurezza così. Io mi rado anche senza la barra di sicurezza. Già fatto anche con il 41, ma lo decido io. Cioè, se io quando spingo in viso spingo un po' di più di qua, se la barra di sicurezza va in dentro, significa che l'esposizione va in fuori, o no? Se questo qua va in su e in su e in giù, da una parte se va in giù avrò un gap più alto e di qua ce l'avrò più basso. Che senso ha? Cioè, che modo è di costruire una cosa filetto su filetto su filetto senza... E non lo puoi neanche usare tipo a metà, no? Perché io dico, vabbè, ma io uso a metà. Tanto balla comunque, perché fino a che tu non è fisso tutto da avere il minimo gap, il rasoio continua a ballare sempre. Ma dopo c'è una rotellina che la giri con uno sputo, quindi io quando mi rado, posso non tenere il rasoio così o no. Appena muovo un pelo, è libera. Non ha dei scattini che ti fa dire tac, mi fermo lì e mi rado. È libera. E quindi finché ti radi ti si muove il gap, ti si alza, ti si chiude. È una roba sconcertante per me. Un prodotto da 45 euro. È sconcertante. Adesso io non voglio fare paragoni, perché i paragoni si possono fare quando sono prodotti nello stesso paese, quando ci sono le stesse basi, ed è sempre difficile fare i paragoni. Però, però, un minimo no. Allora, io lo so, nessun italiano può far concorrenza ai cinesi. È impossibile. Però, questo qua, questa copia del Future, ok? La copia del Future, l'ho pagata 6 euro. 6 euro. Un clip che vuoi, che con una buona calamita lo puoi fare anche calamitato. Un clip, una molla in centro, eccolo qua, tiri, molli. La molla di per sé ha già tensione, quindi tu quando decidi di fermarla, da qua non si muove. Metti dentro la lametta, chiudi qua, tac, e il rasoio è stabile. Ma io dico, no, adesso non voglio pretendere che facciano una copia di questo qua cinese, ok? Non è questo il concetto, ma ci vuole un ingegnere che abbia 50 anni di università per creare, o che lavori alla NASA o al CERN per creare un rasoio regolabile. Sembra che questo rasoio qua della Fatip sia stato fatto da un meccanico in azienda che non ha mai usato un rasoio di sicurezza e che gli ha detto: sai che fai le linee stampate che li monti? Fammene uno che possa andare su e giù. E lui dice: bah, ci metto un filetto, quando faccio così va in su, quando faccio così va in giù, ciao. Con tutto che, sentite, questo qua è il rumore che fa quando lo muovo. Tutti i laschi, senza contare piccoli difetti, piccola roba, però guardate, nuovo, già ammaccato. Cioè, allora, è un Made in Italy. Fare la piastrina qua ti costa 5 euro di più, fallo pagare 50. Fare un fissaggio qua ci vuole altri 10 euro di più, fallo pagare 60, 70, 80. Ma fai un prodotto, sei iconica, fai pagare un prodotto qualcosa in più, le persone, gli appassionati te lo comprano lo stesso. Adesso con una roba del genere io lo uso una volta, poi lo vedo, mi fa pietà e lo vendo, lo porto al mercatino, sono già deluso di averlo comprato. C'è una roba che si muove dappertutto, neanche i primi rasoi cinesi, adesso i cinesi li fanno bene i rasoi. E quindi a me sta cosa non mi va giù, ragazzi, non mi va giù. Lo dico veramente con tutto il cuore, non mi va giù. E quindi non lo uso neanche
non lo uso, perché che cosa vi devo dire? Cosa vi devo dire? Che rade? Sì, ha una lametta dentro, probabilmente rade. E compratevelo voi, lo comprate e lo usate voi, e se vi divertite a avere la rinomata Fatip che fa ballare le barre di sicurezza con tutto che cigola, che si muove, che sembra di avere un pezzo di ferro in mano tutto sganciato, ve lo comprate, costa 45 euro, sotto ci sono i link con i codici sconto e ve lo godete. Mi dispiace per Fatip. Prima di fare una roba così, vai da 2 o 3 deficienti che, come me o anche gli altri che hanno già fatto il video, ce ne sono più di uno, posso fare i nomi di Lernia, c'è anche il tonsore consapevole, c'è di Nacqua, chi volete. Poi fateli provare 2 o 3 rasoi e vedete se tutti quanti i feedback sono uguali. No, pagandoli, glielo mandate, prova, dillo non in video, in privato. Ditemi com'è, cosa ne pensate di sto rasoio. Basta. E chi accetta di farlo, sinceramente, vi dirà cosa ne pensa. Se voi mi avreste mandato una roba così, vi dico, ragazzi, se voi lo mandate fuori così, io non ve lo compro, lo venderete a qualcun altro e magari vi do qualche piccolo consiglio, vi dico qualche piccolo meccanismo che già ho visto, che già conosco e magari non lo fate uguale, ma ci mettete qualcosa del vostro e cavolo, ci studiate un attimino di più e fate un prodotto che sia minimamente decente. Per me questo non lo è, ragazzi. Mi sembra veramente. Cioè, ho avuto dei rasoi che ho preso su Wish così per curiosità le prime volte e non ci vedrai la differenza. Ed è grave, mi viene da piangere a me vedere queste robe qua. Da piangere mi viene. E quindi non lo uso perché c'ho il nervoso. E quando uno c'ha il nervoso non lo usa. Boh. È successo un fatto increscioso. Talmente tanto trambusto che mi si è spento il microfono subito dopo quando stavo cominciando la rasatura. Quindi ormai non l'ho finita, anche perché avevo una barba alta così non l'ho finita. Ci aggiorniamo, vi do la mia parola, entro la fine dell'anno, dove andremo a provare qualcosa di veramente eccezionale. Vi anticipo già, così saprete già che cosa vi aspetta. Ringrazio Fabio Scardigno per avermi prestato questo set e posso solo dire profumazione fantastica di Elysian e super pennellazzo che adesso che che ho cominciato, che l'ho usato un po', me ne sto rendendo conto di quanto sia tanta roba, anche il ciuffo, però ve lo presento con calma. CF Shave sono fatti in 3D, però ragazzi di una qualità che non mi sarei mai aspettato. Cioè, sono belli, leggeri, sì, ma presenti, fatti benissimo, ciuffi intercambiabili. Cioè, sentite che in mano avete una roba di qualità. Sul gruppo ci sarà anche un codice sconto, vi lascerò tutti i dati nel prossimo video, portate pazienza. Quindi questo è stato solo un video sfogo su Fati, perché veramente mi ha deluso e penso che abbiate visto abbastanza da voi, insomma, ecco. Ho continuato la rasatura con questo bussolotto qua cinese da 6 euro, ma che ragazzi ha fatto benissimo il suo lavoro, precisissimo. Possiamo fare molto meglio qua in Italia, ma anche meglio di questo che copia un qualcosa di già fatto. Noi possiamo fare tanto meglio. Fatip non ha bisogno né di copiare e non ha neanche bisogno di fare ste robe solo per vendere. Cioè, secondo me può con un po' di impegno fare qualcosina in più. Io glielo auguro con tutto il cuore. Ci vediamo alla prossima rasatura. Adesso finisco quello che avevo in corso. Bye bye.